Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao, i nostri figli continuano a sognare, ma a loro volta avranno una società degna di offrire speranza ai loro figli. Abbiamo tante volte evocato, anche se per episodi, per frammenti, la fatica di vivere. L'abbiamo evocata cercando di dare a questa fatica di vivere i nomi moderni, contemporanei di questa fatica. L'uomo ha sempre faticato, gli appartiene da quando è fuoriuscito dall'Eden. Gli appartiene, ma ha avuto questa fatica nomi diversi, orizzonti diversi, significati diversi. Lo sforzo interdisciplinare quasi di riuscire a dare nomi, orizzonti, significati attuali alla fatica è credo un compito che deve chiamare tutti noi e soprattutto chi dell'uomo si occupa quasi per professione, sia nel campo sociale che psicologico, che antropologico, che eccetera. Quindi la fatica abbiamo tentato di descriverla. Non si può eliminare, questo bisogna pur dirlo. Dal momento che siamo fuoriusciti da un tempo di fusione, di armonia, da un tempo in cui tutto era tutto, in cui non c'era differenza di nulla, e questo è il tempo delle origini, in illo tempore, come dicevano gli antichi, ma è anche il tempo del nostro primo momento di vita come esseri umani, quando quasi ancora non riusciamo a dire io. Appena noi diciamo io, quindi diventiamo uomini, cominciano i guai, perché cominciamo a capire la differenza, cominciamo a sentire, a patire la differenza tra le parole e le cose, a patire e sentire la differenza tra te e me, tra me e la natura, tra me e i cieli. E in questo iatto di differenza io comincio a parlare, a raccontare, a narrare. E l'uomo non è che un grande narratore, che un grande affabulatore della sua condizione umana, a volte tragica, a volte drammatica, ma questo dramma, questa condizione tragica raccontata continuamente, inesorabilmente raccontata attraverso parole e gesti, attraverso costruzioni e distruzioni persino. Questa parola ha un orizzonte davanti a sé, anche perché ben si sa, e lo si sa fin da Platone, che l'uomo è quella entità che non smette mai di guardare i cieli. E questo guardare i cieli può avere tanti significati, ma qui per me ha il significato che l'uomo si oltrepassa sempre, che la sua fatica, che è la condizione della sua materialità, della sua esistenza, non termina lì, non finisce mai lì. C'è sempre un qualcosa che appartiene a un altrove, a un oltre, che è stato l'oltre del viaggio, che è l'oltre della speranza, che è l'oltre della fede, che è l'oltre della presenza di qualcosa d'altro che può dare senso alla mia esistenza qui. Dentro questo sguardo oltre, questa sorta di attrazione all'altrove, questa sorta di spinta verso l'altrove, oltre le colonne d'Ercole, per dare di nuovo nome, per tentare di dare nuovo nome a quelle nuove terre, che sono a volte terre geografiche o terre di una geografia immaginaria o terre della mia speranza. Evidentemente in questo sforzo c'è tutto il grande, straordinario cammino dell'uomo, di quell'uomo che continuiamo a chiamare uomo e che oggi si appresta, e noi lo constatiamo da molti frammenti, da molti episodi, si appresta su quel limine, su quel limen, su quella soglia in cui questo uomo sta comunque mutando. Cosa capiterà domani? Cosa sarà di questo sguardo verso i cieli domani, quando i cieli saranno tutti rivelati, tutti scoperti? Questo forse non sarà alla nostra portata, non sarà della nostra generazione e non è certamente dentro l'alveo di queste mie parole. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.